Ciao a tutti e benvenuti, anzi bentornati, sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi. Spero stiate tutti benissimo e pronti per una bella chiacchierata, perché oggi ne abbiamo una bella tosta davanti. Oggi, come avrete intuito dal titolo, andremo a scavare un po' più a fondo in una storia che ha fatto scalpore, che ha riempito pagine di giornali, di blog, di social media. Insomma, una storia che ha tenuto col fiato sospeso tantissimi fan. Quella che lega Burak Özçivit, Neslihan Atagul e Sbotta. Sì, avete capito bene. Non sarà una semplice rievocazione dei fatti, ma cercheremo di capire cosa si nasconde dietro le quinte, quali sono le dinamiche che non sempre vengono alla luce e, soprattutto, cercheremo di capire se c'è una verità nascosta, una verità che non ti aspetti. Una verità che, forse, qualcuno ha cercato di insabbiare. Una verità che, nel corso degli anni, è diventata quasi una leggenda metropolitana. Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessun video e supportatemi con un bel like. Il vostro supporto è fondamentale per far crescere questo spazio e per continuare a portare contenuti interessanti come questo. Quindi, cosa aspettate? Iscrivetevi! Fatelo ora, così non ve ne dimenticate. E già che ci siete, condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social media. Bene, ora che abbiamo sbrigato le formalità, possiamo finalmente tuffarci nel vivo della questione. Burak Özçivit, Neslihan Atagul. Due nomi che risuonano nell'immaginario collettivo come sinonimo di talento, bellezza e successo. Due star turche amatissime in patria e all'estero, capaci di catalizzare l'attenzione con ogni loro mossa. Basta un loro sguardo, un loro post sui social media, per scatenare un vero e proprio tsunami di commenti, like e condivisioni. Sono due icone, due modelli, due punti di riferimento per milioni di persone in tutto il mondo. Ma dietro le luci dei riflettori, dietro i sorrisi patinati e le interviste perfette, spesso si celano dinamiche complesse, rivalità, invidie e segreti inconfessabili. E questo, purtroppo, è un aspetto intrinseco al mondo dello spettacolo. La storia che andremo ad analizzare oggi è un intricato intreccio di questi elementi, un dramma che ha visto coinvolti questi due talenti e, apparentemente, una terza persona, Sbotta. Il nome di Sbotta è entrato prepotentemente in questa storia, alimentando gossip, speculazioni e, soprattutto, tanta confusione. Un nome che, per molti, è diventato sinonimo di scandalo e di mistero. Un nome che, ancora oggi, a distanza di anni, continua a suscitare curiosità e interrogativi. Cerchiamo di fare un passo indietro e ripercorrere le tappe principali di questa vicenda. Burak Özçivit e Neslihan Atagul hanno raggiunto la fama internazionale grazie alla serie televisiva Kara Sevda, in italiano Endless Love. La loro chimica sullo schermo era innegabile, tanto da far sognare i fan di tutto il mondo. Un amore travagliato, passionale, impossibile. Un vero e proprio successo che ha consacrato entrambi come icone del piccolo schermo. La serie ha sbancato gli ascolti, ha vinto premi prestigiosi e ha fatto conoscere i due attori a un pubblico vastissimo. La loro interpretazione è stata magistrale, credibile, coinvolgente. Sembrava davvero che fossero innamorati anche nella vita reale. Ma è proprio qui, tra un ciak e l'altro, che sarebbero nati i primi attriti. Secondo alcune indiscrezioni, la forte alchimia tra i due attori non sarebbe stata apprezzata dai rispettivi partner. Neslihan Atagul è sposata con Kadir Dulu, anche lui attore molto popolare in Turchia, un uomo affascinante e carismatico, con una carriera di successo alle spalle. Burak Özçivit è sposato con Fariye Evcen, altra star del cinema turco, una donna bellissima e talentuosa, con una forte personalità. Due coppie consolidate, apparentemente felici e innamorate. Ma dietro questa facciata si sarebbero celate tensioni e gelosie. E qui entra in gioco Sbotta. Chi è Sbotta? Questa è la domanda da $1 milione. Le informazioni su di lui sono frammentarie e spesso contraddittorie. Alcuni lo descrivono come un amico di Burak Özçivit, un confidente, un compagno di serate. Altri come un membro dello staff della serie Kara Sevda, magari un assistente, un truccatore, un parrucchiere. Altri ancora come un semplice conoscente, una persona che gravitava intorno al mondo dello spettacolo. Ciò che è certo è che il suo nome è stato associato a Burak in un momento particolarmente delicato, alimentando voci di una presunta relazione extraconiugale. Voci che hanno fatto il giro del mondo,
alimentando il gossip e la curiosità morbosa dei fan. Ora, è fondamentale sottolineare che si tratta di voci, di rumors, di speculazioni che non sono mai state confermate ufficialmente. Nessuno dei diretti interessati ha mai ammesso di avere una relazione con Sbotta. Tuttavia, l'insistenza con cui queste voci sono circolate ha inevitabilmente creato tensioni e malumori nell'ambiente. I tabloid turchi e internazionali si sono scatenati, pubblicando articoli e foto rubate, alimentando il gossip e la morbosità del pubblico. La vicenda è diventata un vero e proprio caso mediatico. Si dice che Fariye Evcen, moglie di Burak, non abbia mai visto di buon occhio la vicinanza tra il marito e Neslihan, alimentata ulteriormente dalla presenza di Sbotta. Pare che la gelosia di Fariye abbia raggiunto livelli tali da creare veri e propri scontri sul set, mettendo a dura prova la serenità delle riprese. Si racconta di scenate furibonde, di urla e di lacrime, di silenzi imbarazzanti e di sguardi carichi di risentimento. Il clima sul set sarebbe diventato irrespirabile, rendendo difficile il lavoro di tutti. Ma non è finita qui. Le voci sulla presunta relazione tra Burak e Sbotta hanno scatenato un vero e proprio putiferio, con accuse, smentite e dichiarazioni al vetriolo. Burak Özçivit ha sempre negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento con Sbotta, definendo le accuse infondate e diffamatorie. Ha minacciato azioni legali contro chiunque avesse diffuso notizie false e lesive della sua immagine. Anche Sbotta ha sempre respinto le accuse, definendo le calunnie messe in giro per screditare Burak. Ha dichiarato di essere solo un amico di Burak e di non aver mai avuto una relazione con lui. E Neslihan Atagul? Come si pone in tutto questo quadro? Secondo alcune fonti, l'attrice si sarebbe trovata in una posizione scomoda, schiacciata tra le tensioni tra Burak e sua moglie e le voci sulla presunta relazione di Burak con Sbotta. Si dice che Neslihan abbia cercato di mantenere un profilo basso, evitando di alimentare ulteriormente il gossip e concentrandosi sul suo lavoro. Ha cercato di non prendere posizione, di non schierarsi con nessuno, di rimanere neutrale. Una posizione difficile, che le ha sicuramente creato stress e ansia. Ma è davvero questa la verità? È davvero tutto riconducibile a una semplice storia di gelosia e di gossip? O forse c'è qualcosa di più profondo? Qualcosa che non è mai stato detto apertamente? Forse ci sono segreti inconfessabili, verità scomode che nessuno ha il coraggio di rivelare. Forse ci sono interessi economici e di potere che si celano dietro questa vicenda. La verità è che, a distanza di anni, questa storia continua a sollevare interrogativi e a generare dibattiti. Molti fan sono convinti che tra Burak e Neslihan ci sia stata qualcosa di più di una semplice amicizia, mentre altri ritengono che si tratti solo di voci messe in giro per creare scandalo e aumentare l'audience della serie. Alcuni sostengono che la chimica tra i due attori fosse talmente forte da non poter essere semplicemente amichevole. Altri pensano che si tratti solo di una strategia di marketing, di un modo per attirare l'attenzione del pubblico. Allo stesso modo, la figura di Sbotta rimane avvolta nel mistero. Chi era veramente? Qual era il suo ruolo nella vita di Burak? E perché il suo nome è stato associato a questa storia? Forse era solo un capro espiatorio, una vittima sacrificale di un sistema spietato. Forse era a conoscenza di segreti scomodi e per questo è stato coinvolto in questa vicenda. Le risposte a queste domande, probabilmente, non le sapremo mai con certezza. Possiamo solo basarci sulle informazioni disponibili, sulle indiscrezioni, sui gossip e sulle nostre interpretazioni. Possiamo solo fare delle ipotesi, delle congetture, senza la certezza di arrivare alla verità. Quello che è certo è che questa storia ci insegna quanto sia labile il confine tra realtà e finzione, tra verità e menzogna, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Ci ricorda che dietro i sorrisi patinati e le interviste perfette si nascondono spesso dinamiche complesse, rivalità, invidie e segreti inconfessabili. Ci dimostra che anche le star più famose e amate sono persone normali, con le loro fragilità, le loro debolezze e i loro scheletri nell'armadio. Ci insegna anche a non credere a tutto ciò che leggiamo o sentiamo, a valutare criticamente le informazioni e a non lasciarci influenzare troppo dal gossip e dalle speculazioni. Ci invita a non giudicare le persone solo in base all'apparenza, a non credere alle facili etichette e ai pregiudizi. Ed è proprio questo che ho cercato di fare oggi, cercando di analizzare questa storia in modo obiettivo e imparziale, senza cedere alla tentazione di giudicare o di condannare nessuno. Ho cercato di raccontare i fatti, per quanto possibile, senza esprimere giudizi morali o personali.
Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia offerto spunti di riflessione. So che l'argomento è delicato e che suscita emozioni contrastanti, ma spero di essere riuscita a trattarlo con rispetto e obiettività. Spero di avervi dato un quadro completo e accurato della vicenda, senza cadere nella trappola del gossip e della speculazione. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo Percorso la storia di Burak Özçivit, Neslihan Atagul e Sbotta, cercando di capire cosa si nasconde dietro le quinte e quali sono le dinamiche che non sempre vengono alla luce. Abbiamo sottolineato l'importanza di valutare criticamente le informazioni e di non lasciarci influenzare troppo dal gossip e dalle speculazioni. Abbiamo cercato di analizzare la vicenda da diverse prospettive, senza esprimere giudizi definitivi. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia offerto una prospettiva diversa su questa vicenda. Grazie per avermi tenuto compagnia e per avermi dedicato il vostro tempo. Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di questa storia. Lasciate un commento qui sotto e dite la vostra. Siete d'accordo con la mia analisi? Avete una versione diversa dei fatti? Qual è la vostra opinione su Burak, Neslihan e Sbotta? Sono curiosa di leggere i vostri commenti. Non siate timidi, dite la vostra. E, ovviamente, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e di condividerlo con i vostri amici. E, soprattutto, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessun video e supportatemi con un bel like. Il vostro supporto è fondamentale per far crescere questo spazio e per continuare a portare contenuti interessanti come questo. Grazie ancora per aver guardato questo video. Ci vediamo al prossimo. Ciao! E ricordate, la verità è spesso più complicata di quello che sembra.